Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale, io sono Giuseppe e questo è Info Tutorial More. Oggi andiamo a vedere un nuovo marchio che si affaccia sul canale, sto parlando di Icebeam, che mi ha inviato una torcia, una piccola torcia EDC. Icebeam è un marchio cinese che fa prodotti davvero di qualità. Bene ragazzi, però prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella di notifiche e di mettere un bel mi piace a questo video. E se volete sostenere il canale, il modo migliore è quello di andare giù e lasciarmi un bel commento a questo video. Bene ragazzi, come vi dicevo i ragazzi di Icebeam mi hanno mandato una torcia EDC, quindi adesso ci mettiamo comodi e andiamo a vedere com'è fatta. Bene ragazzi, ed eccoci qui con la nostra bella torcia della Icebeam o Acebeam. Bene, andiamola ad aprire. Io già ho rotto il pacchetto perché l'ho entrata e uscita già un paio di volte, perché già l'ho provata, l'ho pure testata al buio, ve le farò vedere dopo ovviamente le immagini. Intanto adesso andiamo a vedere cosa c'è dentro. Vabbè, c'è giustamente un cartoncino di benvenuto, il classico cavetto un po' corto direi, ma tanto a noi non serve perché lo andiamo a ricaricare con quello del cellulare. Poi abbiamo il manuale di istruzioni, è soltanto cinese e inglese, ma poco importa perché è davvero semplicissimo e ora vedrete il perché. Poi niente, qui ci sono altri due piccoli cartoncini, non ci interessano. Una piccola clip per usarla come portachiavi, con dentro anche due O-ring di ricambio. E qui abbiamo la nostra bella torcia. Quindi ragazzi, abbiamo tirato fuori la nostra bella torcia, mettiamo tutto un po' qui. Ecco qui, questo è quello che andrete a trovare dentro la torcia in dotazione. Quindi la nostra torcia, andiamola a vedere più nel dettaglio. Lei è impermeabile, ha una certificazione IP68, quindi oltre alla polvere anche alle immersioni in acqua, ed è resistente alle cadute da 1,5 m. Perciò quindi già sono quei 50 cm di più che di solito danno le altre torce, che di solito sono tutte a 1 metro, questa 1,5 m. Le dimensioni sono di 71,5, 31,5 e 15,5 mm. Il peso, inclusa la batteria che ha all'interno, è di 63 grammi. E come dice qui nella confezione, il produttore dà una garanzia di ben 10 anni, ragazzi. Non stiamo parlando quindi di cose così, ma insomma 10 anni, perché vuol dire che è veramente fatta bene. La torcia è la Acebeam UC3A. Adesso parliamo delle caratteristiche tecniche. La luminosità e la portata di questa torcia sono di 900 lumen massimi, con una gittata massima di 85 metri. La sorgente principale, che è questa qui, è un doppio LED SST36F a luce bianca fredda, e mentre questa ausiliaria laterale è un pannello RGB e anche bianco. Qui infatti abbiamo il pulsantino RGB perché abbiamo i due pulsanti, uno per la luce frontale e uno per queste RGB, quindi abbiamo due pulsanti dedicati per ogni tipo di luce. Ha una, diciamo, un'apertura di 270 gradi e abbiamo la modalità bianca in due modalità, forte, diciamo bassa e alta. Poi abbiamo il colore rosso, verde e blu, che sono anche lampeggianti. Poi abbiamo quello combinato rosso-blu come tipo emergenza polizia americana, e poi abbiamo un effetto molto carino che si chiama rainbow, cioè arcobaleno, che è un flusso che passa, ma poi ve lo faccio vedere. L'alimentazione della batteria, come vedete non ci sono porte USB-C perché lei ha all'interno una batteria da 400 mAh, una 10440, e come vedete qui ha una porta USB Type-C, quindi ogni volta che dobbiamo ricaricare la batteria dobbiamo andare a tirarla fuori, e con un qualsiasi caricabatteria del cellulare possiamo andarla a ricaricare. Lei ha un piccolo LED che ci indica appunto quando è carica. La base è magnetica, vedete, infatti la batteria non cade quando la estraete, e qui ha il suo O-ring e ve ne danno comunque due di ricambio. Quindi andiamola a chiudere. Come vi dicevo, la base quindi è magnetica, faccio vedere. Ecco qui, vedete? La base è magnetica, solo questo pezzettino qui, perché questo qui non è magnetico. Vedete come scappa da questa parte, perché quella magnetica è questa qui. Poi nella parte posteriore troviamo una clip molto generosa. Come vi dicevo, qui c'è un piccolo occhiello per andare a fuoco, eccolo qui, dove andare a mettere appunto questo piccolo moschettone per usarlo come portachiavi. E niente, andiamo a vedere perciò come funziona. Abbiamo, come vi dicevo, i due tasti di accensione.
questo che comanda i due LED frontali e questo qui per la luce laterale. Questo qui, quindi un clic e la andiamo ad accendere. Ed ecco qui che si è accesa nell'ultima modalità. Dovrebbe avere, se non mi ricordo male, 3 modalità, quindi teniamo premuto, ecco qui. Perciò bassa, media e alta. Teniamo premuto e spegniamo. Questa laterale, stesso funzionamento, quindi un clic per accenderla e lei si accende, teniamo premuto e cambia di intensità, ecco qui, perciò basta tenere premuto e lei va da alta a bassa. Per andare nelle altre modalità, quelle RGB, dobbiamo effettuare ad ogni passaggio un doppio clic, quindi doppio clic e lei va in rosso. Adesso faremo un doppio clic e lei farà rosso lampeggiante e questo lo farà con tutti i colori. Ecco qui che lampeggia. Andiamo al verde, ecco qui che lampeggia, andiamo al blu, doppio clic e lampeggia anche questo, poi doppio clic e andiamo in quella di emergenza che vi dicevo tipo polizia americana. E poi quella, diciamo, simpatica, non solo utilità, è solo una cosa secondo me più carina da vedere che altro, è quella arcobaleno. Ed ecco qua che fa questo flusso, non so se riesco a farvelo vedere in cam, magari vedete sulla mia mano come cambiano i colori, ecco. E niente, questo è l'effetto Rainbow della nostra Ace Beam UC3A. Premiamo e andiamo a spegnere, quindi semplicissimo, con un clic si accende, si tiene premuto e lei va in rassegna tutte le modalità, ecco qui, un clic e si spegne, e stessa cosa per questo. Teniamo premuto e cambia di intensità, e i doppi clic e andiamo a cambiare tutti i colori. Quella che diciamo è utile è questa qua rossa, in una sezione magari di campeggio potrebbe essere carina come luce, diciamo, per farsi vedere e non attirare gli insetti. Va bene ragazzi, niente, molto veloce questa rappresentazione di questa Ace Beam UC3A. Come vi dicevo, il corpo è in alluminio, se non ve l'ho detto non lo so, in alluminio aeronautico, come ormai sono solite quasi tutte le torce. E niente, io già l'ho provata, però adesso vi faccio vedere come si vede. Andiamo in esterna e andiamola a provare. Bene amici, ed eccoci qui con la nostra torcia della Ace Beam. Ho acceso la luce principale perché non ci vedevo nulla. Come al solito andiamo un attimo alla nostra collinetta e andiamo a vedere come si comporta. Ovviamente ragazzi, come al solito, in sovraimpressione vi andrò a mettere sia i lumen sia la distanza che coprono. Quindi teniamo premuto. Ok, questa qui è la luce più bassa. Teniamo premuto, andiamo alla media, teniamo premuto, arriviamo alla alta. Guardate qui la alta, per essere una torcia EDC, devo dire, avete visto la batteria quanto era piccolina, si comporta bene. Teniamo premuto e ritorniamo alla bassa. Quindi bassa, media e alta. Quindi facciamo una passeggiatina veloce, così vi faccio vedere un po'. Questa siamo con la bassa, devo dire che si cammina perfettamente, vedo perfettamente tutto, lo potete vedere anche voi dalle immagini. Tanto qui vedete c'è un bel pomodoro pronto per essere raccolto. Quindi aumentiamo un po', arriviamo alla media. Guardate qui come si vede perfettamente con la media. Aumentiamo e siamo alla alta. Questa ragazzi è una torcia che io sto tenendo, guardate, le mani proprio sulla testa, e ragazzi non scalda per niente. Avrà un sistema di dissipazione abbastanza efficace, oltre al fatto che comunque non sono esasperati, perché stiamo parlando comunque di 900 lumen. Bene, adesso ritorniamo vicino alla casetta, così andiamo a provare la torcia, quella là, laterale, diciamo, ecco, quella a 270 gradi. Guardate, si cammina perfettamente, la luce è ottima. Bene ragazzi, andiamo ad accendere adesso la luce laterale. Accendendo la luce laterale si va a spegnere quella che è la luce principale. Quindi andiamola a mettere col suo magnete, ecco qui,
e guardate come illumina l'area. Non è una luce fortissima, magari vediamo, la giriamo un po' così, dovrebbe farne un po' di più, ecco qua, e guardate a terra, diciamo che non è male, non è male. Andiamo ad aumentare, vediamo, questo dovrebbe essere già al massimo e questo è il minimo, eccola là, e questo è al minimo. Poi ovviamente, come vi dicevo, come vi ho fatto vedere nelle prove, doppio clic e andiamo alla luce rossa, eccola qua, andiamo alla luce rossa, andiamo ad attaccare di nuovo qui, ecco qua che abbiamo la luce rossa. E poi comunque tutte quelle che vi ho fatto vedere, lampeggiante, luce verde, lampeggiante, luce blu, doppio clic lampeggiante, doppio clic emergenza, doppio clic e andiamo a quella rainbow arcobaleno, doppio clic e ritorniamo alla luce principale, e questa è quella più potente, ecco qua. Se adesso andiamo ad accendere quella principale, quella frontale, si va a spegnere quella là, vedete, ecco qua, e siamo con quella principale. Bene, penso di avervi fatto vedere un po' come si vede questa torcia, guardate lì come illumina perfettamente. Niente, io direi di tornare e tiriamo le conclusioni finali. Andiamo. Bene ragazzi, cosa dire di questa torcia? Doppio pulsante, doppio tipo di illuminazione, compatta, super resistente. Può piacere o meno il fatto che per ricaricarla bisogna estrarre la batteria, però di pro c'è che voi potete usare qualsiasi batteria AAA che volete. Che dire, l'illuminazione l'avete vista, 900 lumen, non sono di quei fari, ma non vuole esserlo perché comunque è una torcia piccola, è una torcia per EDC, vi serve appunto per piccole distanze, o ottima anche con la luce questa qui per campeggio, da mettere magari in tenda. Beh ragazzi, credo di avervi detto un po' tutto di questa torcia. Ricordatevi di lasciarmi un commento perché è il miglior modo per sostenere il canale, quindi commentate giù nella sezione commenti, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche e mettete un bel mi piace a questo video. Bene, da me e dalla Icebeam UC3A è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao raga!